often aliens are stand-ins in Hollywood for just basic immigrants. That was one thing that surprised me, but that becomes quite obvious when you look further into this, that there is a lot of representation of immigrants in popular culture, but it's shrouded or couched in this notion of outer space. That's interesting because that means that we are unable to confront the immigrant alien condition in our daily environment through popular cultural media. Quello che ho dipinto è questa lotta tra extraterrestri e umani in cui tutti si mischiano, non si capisce bene né come andrà a finire, né chi sta vincendo, né chi sta perdendo. È molto complicato riuscire a esportare la propria cultura e riuscire a ricevere e ad accogliere una cultura altra senza che poi questa cosa diventi un conflitto, diventi poi una lotta di mischiarsi come avviene nel disegno. E quindi fondamentalmente l'idea di partenza è questa, cioè creare una contraddizione, perché in realtà il lavoro che si sta facendo lì al Metropolis è un lavoro molto positivo, sebbene poi parta tutto da dei presupposti abbastanza negativi, no? Cioè qui si sta male, andiamocene via di qui. E quindi quello che ho dipinto io parte proprio da questo, qui si sta male perché? Perché ci sta uno scontro di culture e non c'è un incontro di culture. Io credo che gli abitanti di Space Metropolis abbiano fatto una scelta importante, un salto antropologico radicale che gli permetterà di scoprire nuove modalità di relazione tra di loro, ma anche con i loro vecchi conterranei, cioè abitanti della Terra. È un'occasione di sperimentazione e di scoperta di un nuovo ordine relazionale che trascende il diritto terrestre. Mentre lo dipingevo mi sono accorto che l'andamento era quello di un fregio, di un tempio. Sì, mi fa pensare che comunque quel luogo all'interno della fabbrica, all'interno del Metropolis avrà una centralità, perché sarà un posto di comunione fra tutte le varie famiglie, fra tutte le varie realtà del Metropolis. E quindi il fatto che diventi, tra virgolette, anche quasi un tempio dell'incontro culturale, no? Mi piace. Ogni volta che un essere umano osserva un oggetto non identificato in cielo e dietro quello che è appunto soltanto un oggetto non identificato intravede o tende a riconoscere una forma di vita extraterrestre, sta già sognando la possibilità che si dia in qualche parte dell'universo un modello di organizzazione sociale completamente diverso dal nostro. E credo che gli abitanti di Space Metropolis facciano bene a guardare la Luna non soltanto come un pezzo di pietra, ma guardarla come un possibile nuovo mondo in cui ricominciare da zero e reinventare la propria vita. La Luna ancora pura, ancora libera, ancora vasta e aperta a tutti. Quindi il Metropolis praticamente è un terreno aperto a tutti, un terreno meticcio, senza confini, senza bandiere, senza inno nazionale. E se anche l'uomo è arrivato, se è vero che l'uomo è arrivato lì, la prima cosa che ha fatto ha messo una bandiera. E questa è la cosa sbagliata, quindi se Metropolis riesce
col razzo a arrivare verso la Luna, la prima cosa che deve fare è occupare quel terreno lì. La prima cosa da fare, togliere quella bandiera, gettarla via e fare la Luna meticcia. La Luna è aperta per tutti, è senza confini. Mi chiamo Aladin, sono quasi 6 anni che sto qui a Roma. Sono partito dallo Yemen per qualche problema politico, quindi ho fatto qualche cosa che non è piaciuto al regime, qualche quadro, qualche dichiarazione antipropaganda, quindi ho dovuto lasciare il paese, scappare e scegliere un esilio, autoesilio. Veramente non è una sconfitta, però un pochettino una vigliaccheria, perché non ho retto l'idea di morire così presto in un paese che non crede nella libertà. Libertà di pensiero politico o di pensiero religioso o di pensiero culturale. Arrivando qui ho capito che c'è un'altra lotta, un'altra forma di lotta, che sarebbe che io non ho uno spazio vero, concreto, ho la possibilità di occupare questo spazio, cosa che da noi in Yemen non esiste, o da noi nel mondo arabo in genere non esiste. Questo mi ha avvicinato ai vari movimenti di lotta per la casa. Fra questi il BPM, arrivando dal BPM a Metropolis. A Metropolis poi ho visto la realtà meticcia, la realtà più mista fra varie etnie, che stanno tutti insieme a occupare uno spazio grande, come Metropolis, che rappresenta tutti, praticamente. Dai Rom, agli arabi, ai sudamericani, agli italiani, eccetera, eccetera. Quindi è una realtà bellissima. The problem is complex because we obviously don't really understand the role of the alien in contemporary society. There's a clear disconnect between how people see what aliens are doing and how they actually deal with them. Iniziamo a fare il pane! Entrò dentro l'astronave e, come se ne fosse sempre stato capace, premette i pulsanti giusti e così l'astronave decollò.